All'inizio del film intravediamo 8 candidati prepararsi per un esame di assunzione. Prima di recarsi nella stanza dell'esame, alcuni si motivano con parole incoraggianti, mentre altri danno una sistemata al loro aspetto. La stanza è scarsamente illuminata e i banchi sono ad una perfetta distanza l'uno dall'altro. Sulle pareti sono presenti anche delle telecamere per monitorare le loro attività. Dopo aver preso posto, una guardia armata entra nella stanza, seguita da un uomo che si presenta semplicemente come il supervisore. Questo si scusa per le difficoltà che hanno dovuto affrontare fino a quel momento e ora, avendo superato tutti i precedenti test, sono gli 8 finalisti. Superando quest'ultima prova otterranno il lavoro tanto ambito. Il supervisore li informa che all'interno di quella stanza non si applica alcuna legge federale e che i candidati dovranno seguire esclusivamente le regole dell'esame. Per prima cosa non sono autorizzati a comunicare né con la guardia né con il supervisore. Inoltre, se rovinano il foglio intenzionalmente o accidentalmente o se escono dalla stanza per qualsiasi motivo, saranno squalificati. I candidati avranno 80 minuti per completare la prova e sul foglio davanti a loro c'è solo una domanda a cui devono rispondere. Il supervisore in seguito chiede loro se hanno domande e quando nessuno risponde augura loro buona fortuna, avvia il timer ed esce dalla stanza. Rimasti soli, i candidati girano i rispettivi fogli e vedono che sono completamente bianchi. Si guardano tra di loro confusi e col passare del tempo iniziano ad innervosirsi. Dopo un po', il candidato numero 2 inizia a scrivere sul foglio il motivo per cui pensa di essere idonea per il lavoro. La telecamera nella stanza zooma sul suo test e alla guardia viene ordinato di farla uscire, in quanto ha rovinato il suo foglio. Mentre la donna implora una seconda possibilità, la guardia richiude la porta lasciandola fuori. Poco dopo, il numero 5 si rende conto che la regola dice che non possono parlare con il supervisore e la guardia, il che non significa che non possano parlare tra di loro. Si rivolge quindi agli altri candidati, dicendogli che hanno bisogno di lavorare insieme per capire qual è la domanda prima di trovare la risposta. Il gruppo quindi inizia a ragionare insieme, ma per il momento non sembrano essere in grado di risolvere l'enigma. In tutto questo, il candidato numero 1 non proferisce parola. Un altro candidato cerca di presentarsi, ma il numero 5 suggerisce di darsi dei soprannomi in modo da non dover rivelare la loro vera identità. Inizia con il chiamare sordo il candidato numero 1, in quanto non ha ancora parlato. Gli uomini poi vengono soprannominati Brown, Black e White, in base alla loro razza, mentre le donne vengono chiamate bionda, bruna e castana in base al colore dei capelli. In seguito White suggerisce di alzarsi dai loro posti in quanto non c'è una regola che lo vieti. Quando si alza, per la gioia di tutti, la guardia resta ferma, il che conferma che possono muoversi liberamente. La bruna pensa che le domande possano essere scritte con inchiostro invisibile o filigrana, ma pur essendo tutti d'accordo nel testare la teoria, non hanno idea di come verificarla. La donna in seguito si alza e prova ad utilizzare le luci della stanza per vedere se c'è scritto qualcosa sul foglio. Tuttavia non riesce a vedere nulla. Insiste poi sul fatto che ognuno controlli il proprio foglio, poiché la domanda potrebbe essere scritta solo su uno di essi. Tutti fanno come dice, eccetto il sordo che rimane fermo al suo posto. White quindi gli prende il foglio e lo controlla per lui. Non trovando nulla, Black suggerisce che le scritte potrebbero essere visibili ai raggi UV o ai raggi X. Il gruppo inizia quindi a cercare degli interruttori per vedere se c'è la possibilità di accendere un altro tipo di luci. Scrutando le pareti, la bionda nota delle luci di emergenza, ma non essendoci interruttori, per attivarle decidono di rompere tutte le lampadine della stanza. Brown però si oppone alla cosa, dicendo che non possono permettersi di prendere un rischio del genere. I candidati mettono la proposta al voto e alla fine viene deciso di andare avanti con il piano. Dopo aver rotto tutte le lampadine, la stanza improvvisamente si illumina di blu. Tutti iniziano a cercare la domanda sul foglio, tranne il sordo. Ancora una volta però rimangono delusi, perché non riescono a vedere nessuna domanda. La bruna suggerisce quindi di rimuovere il primo strato di luci per vedere se dietro ce ne siano delle altre. Si aiutano con i tacchi delle scarpe ed effettivamente trovano un altro tipo di luce ancora. Tuttavia, anche questa illuminazione non dà alcun risultato. A questo punto al gruppo restano solo 60 minuti. Frustrato, White esorta tutti a pensare a delle alternative e mentre discutono realizza che possono fare quello che vogliono con il foglio della numero 2, poiché è già stata squalificata. Si riuniscono attorno alla sua scrivania e provano a tracciare il foglio con una matita. Tuttavia non trovano alcuna domanda. L'uomo quindi strappa il foglio in più parti, in modo che possano fare più test.
Successivamente fa pipì su uno dei pezzi del foglio per vedere se in qualche modo la carta reagisce al liquido, ma neanche questo funziona. Ad un tratto il gruppo si accorge che il sordo ha iniziato a singhiozzare e ora sta blatterando qualcosa in francese. Chiede agli altri se riescano a vedere qualcosa nel foglio, affermando che il foglio riflette la loro immagine. I candidati non danno alcun peso alle sue parole e tornano a discutere altre idee tra di loro. Brown espone una sua teoria e sostiene che quello in realtà non è un esame, ma una sorta di spettacolo organizzato per gioco. Secondo lui, i membri del consiglio di amministrazione della società hanno scommesso su chi tra di loro cederà sotto pressione e l'unico scopo della loro presenza lì è esclusivamente per il loro divertimento. La Bruna dice che i membri del consiglio probabilmente hanno meglio da fare con il loro tempo, ma Brown insiste che il denaro è l'ultima delle loro preoccupazioni e ricchi come sono è molto probabile che ora vivano solo per il rischio e per divertirsi. Altri ora si fanno avanti con le proprie idee. Alcuni sostengono che dietro tutto ciò potrebbe esserci il supervisore o addirittura il direttore esecutivo dell'azienda. La donna castana però li assicura che quello non è un gioco, perché il direttore esecutivo ha pieno potere sull'azienda e non permetterebbe mai una cosa del genere. Brown le chiede come faccia a sapere queste cose, visto che in teoria nessuno di loro dovrebbe sapere niente sull'azienda o sul posto di lavoro per cui stanno facendo il test. La donna quindi rivela di lavorare già per l'azienda nelle risorse umane, ma ammette di non aver mai visto il direttore esecutivo. Avendo fatto domanda per una posizione migliore, ora si trova lì con loro. La donna in seguito spiega che il lavoro per cui stanno facendo domanda è per un'azienda farmaceutica multimilionaria chiamata Birog. Qualche anno prima, durante una pandemia mondiale, furono i primi a trovarne la cura. All'improvviso, Black suggerisce che l'azienda potrebbe essere in cerca di nuovo personale, in quanto potrebbero aver trovato anche una cura per il nuovo virus, che sta uccidendo milioni di persone in tutto il mondo. La Bruna è incuriosita e chiede a Black di più al riguardo. La cosa insospettisce White, che le chiede se si è infetta dal virus. La Bruna però risponde di no, chiudendo subito la questione. Questa poi si avvicina alla guardia e tira fuori un accendino dalla sua tasca. Dà un'occhiata all'allarme antincendio e suggerisce di provare a vedere se l'acqua abbia qualche effetto sulla carta. La Bruna quindi sale su una sedia, ma non riuscendo a raggiungere l'allarme antincendio, White le dà un pezzo di carta arrotolato, a cui la donna dà fuoco per far scattare l'allarme. Poco dopo inizia ad uscire l'acqua, ma i fogli rimangono inalterati. All'improvviso la guardia si dirige verso il gruppo e la Bruna, aprendo il foglio che ha appena bruciato, scopre che era il suo test. White aveva scambiato i fogli per alleggerire la concorrenza. La guardia trascina via la Bruna, la quale ha parole non troppo gentili per White. Black, infuriato per quello che ha fatto, minaccia White, ma alcune sue parole triggerano lo spegnimento delle luci e il gruppo capisce che nella stanza ci sono dei comandi vocali. Si raccomandano l'un l'altro di stare attenti a quello che dicono e in seguito il sordo riprende a singhiozzare. White si siede di fronte a lui e bullizzandolo lo costringe a mangiarsi il foglio. La guardia quindi si avvicina al sordo e porta via anche lui. Ora sono rimasti solo in 5. Black accusa White di essere una persona orribile, ma White gli risponde che dovrebbero ringraziarlo per aver eliminato un po' di concorrenti. Adesso afferma di sapere qual è la domanda, ma si rifiuta di dirla agli altri. Preso dalla rabbia, Black lo stende con un pugno e in seguito il gruppo lo lega a una sedia imbavagliandolo con una cravatta. Dopo un po' di tempo White riprende conoscenza. La donna castana gli rimuove il bavaglio e White chiede che gli vengano date le sue medicine, dicendo che è infetto dal virus e deve prendere un farmaco ogni ora per sopravvivere. Black cerca le pillole nelle sue tasche, ma non trova niente. Questo fa credere al gruppo che White stia solo inventando delle scuse per essere liberato. Tuttavia, White è sicuro che uno di loro abbia preso la pillola e promette di rivelare la domanda nel momento in cui gli verrà restituita. Poco dopo perde di nuovo conoscenza e inizia a tremare. Alcuni credono che stia fingendo, ma Black dice che è un attacco causato dal virus. Con solo 15 minuti rimasti sul timer, cominciano a cercare la pillola controllandosi a vicenda, ma non riescono a trovarla. La donna castana sospetta che sia stato Brown ad averla presa e ne ha conferma quando trova la pillola attaccata a una gomma da masticare sotto il suo tavolo. Quando prova a dare la pillola a White, Brown interviene gettandola via e facendola cadere dentro una grata. Mentre il resto del gruppo prova a recuperare la pillola, la donna castana si mette davanti alla telecamera ed implora al supervisore di salvare l'uomo. Tuttavia, avendo parlato con il supervisore, viene immediatamente squalificata.
In seguito, la bionda riesce a tirare fuori la pillola con una forcina e salva la vita di White. Successivamente lo slega e, una volta ripresa conoscenza, gli viene chiesta la domanda che aveva promesso. L'uomo rivela che le risposte sono i candidati stessi e che in realtà non ci sia alcuna domanda. L'ultimo candidato che rimane alla fine è la risposta corretta. Tutti gli credono e, senza aspettare che siano gli altri a fare la prima mossa, White corre a prendere la pistola della guardia. Black però lo spinge contro la parete e, prendendola per primo, la punta contro White. Quest'ultimo dice a tutti di stare tranquilli perché tanto sa che non sparerà. Dopo essere riuscito a sfilare nuovamente l'arma dalle mani di Black, si rende conto che la pistola funziona solo attraverso il riconoscimento delle impronte digitali. Utilizzando quindi la mano della guardia, punta la pistola contro gli altri, ordinandogli di uscire dalla stanza. Brown, temendo per la propria vita, obbedisce. La bionda invece, poco prima di varcare la porta, usa il comando vocale per spegnere le luci. La stanza diventa buia e White inizia a sparare. Dopo aver riacceso le luci, vediamo Black steso a terra con un foro di proiettile sul petto. White si guarda intorno e vede che la bionda ha ancora un piede nella stanza. Prima di spararle, nota che il tempo è scaduto e si avvicina alla telecamera per riferire al supervisore di essere il vincitore della competizione. La guardia però gli si avvicina e gli mostra l'orologio e White è scioccato nel vedere che in realtà restano ancora 20 secondi, il che significa che è squalificato per aver parlato con il supervisore. Scopriamo infatti che il sordo, mentre gli altri erano impegnati a discutere, aveva modificato il timer. La bionda a questo punto è l'unica rimasta e rientra nella stanza raccogliendo gli occhiali del sordo che erano caduti mentre veniva portato fuori. Li usa per guardare il foglio e nota la scritta Domanda 1. Con sua sorpresa, il sordo entra nella stanza, rivelando di essere lui il direttore esecutivo dell'azienda e di aver partecipato al test per tenere d'occhio tutti. La bionda gli si avvicina e risponde no. I due uomini sorridono, in quanto la bionda ha capito la domanda e ha superato il test. Si scopre infatti che quando il supervisore all'inizio del test ha chiesto se avevano domande, quella era in realtà l'unica domanda a cui dovevano rispondere. L'esame era stato impostato così per testare l'intelligenza e l'attenzione dei candidati. La bionda però rifiuta il lavoro, in quanto dice di non voler lavorare per un'organizzazione che uccide le persone. Tuttavia le dicono che Black non è realmente morto, in quanto il proiettile con cui è stato colpito è una capsula che guarisce la ferita dopo essere penetrata nel corpo. All'interno, infatti, c'è la sostanza che hanno recentemente prodotto che può curare qualsiasi tipo di malattia nel mondo. Il film si conclude con la bionda che, stringendo la mano del direttore esecutivo, accetta il nuovo lavoro. Se siete arrivati fino a qui e volete aiutare il canale, potete lasciare un like, iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie e alla prossima!